Ciao a tutti amici dall'animo e dal pollice green, sono Chiara di Verdi e Contenti e oggi sono qui per parlare di che cosa? Di come comportarsi con la stella di Natale quando ci viene regalata o l'acquistiamo. L'ho lasciata appositamente nell'involucro così come mi è arrivata, appunto per parlare con voi delle tipiche domande che vengono fatte ogni volta che ci troviamo di fronte a un'eforbia pulcherrima, ovvero la stella di Natale. In commercio ne sono di tantissimi colori e come sempre consiglio di acquistarli in vivai specializzati o quantomeno in negozi di fiori. Questo perché spesso le piante che acquistiamo nella grande distribuzione arrivano appunto coperte con questa plastica con cui rimangono per lungo tempo. La stella di Natale è una pianta molto sensibile agli sbalzi di temperatura ed ecco per quale motivo sarebbe necessario e auspicabile una volta che noi la acquistiamo di evitare di farle prendere delle sventolate o dei grandissimi sbalzi di temperatura. Una volta che abbiamo acquistato la pianta, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ovviamente levare l'involucro che la circonda. Questo per quale motivo? Primo perché almeno le permetteremo di respirare e potremo soprattutto controllare lo stato di salute della nostra pianta. Ecco qua. Adesso perché non lasciare la plastica? Neanche tirarla giù e lasciarla nel colletto della pianta, questo perché la plastica non permette il ricircolo dell'aria. Questa cosa con l'umidità delle foglie e quantomeno del terreno che comunque sarà umido genera delle muffe e potrebbe causare un lento, anzi neanche tanto, un veloce deperimento della nostra pianta. A questo punto quindi noi che dovremmo fare? Dovremmo levare la plastica che circonda il nostro vaso affinché potremmo vedere quella che è la condizione della pianta non tanto nella parte superiore quanto nella parte inferiore dove spesso si annidano i primi problemi per la morte della nostra pianta. Spesso infatti mi viene detto mi muore subito, non so come fare, non so dove metterla. Innanzitutto non posizionatela vicino a termosifoni o fonti di calore. Perché è vero che è una pianta che viene dal Messico, ma quelle che acquistiamo derivano da dei vivai che appunto le hanno coltivate e prodotte in temperature controllate. Se noi gli diamo un eccessivo calore, questo genererà degli sbalzi di temperatura e un'eccessiva secchezza che non gioverà alla nostra pianta. Bagnarla. Che cosa devo fare? La bagno? Beh, innanzitutto quando acquistate una pianta verificate che non ci sia troppa umidità nel terreno. Non è il momento di bagnare in eccesso la pianta, anzi la stella di Natale è una pianta che non ha bisogno di grandi innaffiature. Fate sempre la verifica del dito o dello stecchino all'interno del terreno, ovvero lo toccate cercando di andare in profondità e sentite effettivamente il grado di umidità della pianta. Innaffiare sempre dal sottovaso ed evitare il ristagno, perché ovviamente il più grande rischio sarebbe proprio quello del marciume radicale. Altra domanda, la devo travasare? Assolutamente no. Una volta che voi acquistate la pianta e come in questo caso vedete che sta in buona salute e quindi è nel pieno della sua fioritura, anche se non è proprio una fioritura, è il colore delle bratte rosse, non dovete assolutamente travasarla. Il travaso verrà fatto in primavera inoltrata a maggio-giugno. Se vedete che la vostra pianta comincia a perdere delle foglie appena l'avete acquistata, non eccedete con l'acqua, non la spostate, probabilmente può essere uno stress causato dallo spostamento, oppure la pianta, come vi ho detto precedentemente, è stata per lungo tempo sottoposta alla plastica che comunque ha causato un eccessivo grado di umidità che ha portato al marciume delle radici. Io vi consiglio di affidarvi quindi a dei professionisti, ma soprattutto di non demordere nella coltivazione della vostra euphorbia pulcherrima a casa. Per qualunque dubbio o domanda chiedete e soprattutto se questo video vi è piaciuto condividetelo sui vostri canali social. A presto, ciao!